Buongiorno amici del canale. Ciao! Allora, che ne dite? Forma giusta per una casa di oggi, una casa contemporanea, diciamo non troppo grande, Sì. non di quelle credenze di metà 800-900 che sono un po' più imponenti. Forme gentili, senza troppi fregi, quindi potrebbe andare bene anche in una casa un po' più contemporanea. Beh, che cosa ci possiamo fare su questo mobile? Qualcosa di diverso, di particolare. Qualcosa di nuovo, Sì. qualcosa che non hanno ancora visto. Quindi oggi vi vogliamo stupire, non usiamo nessun tipo di tecnica che siete abituati a vedere, ma qualcosa di diverso. Non vi fate fregare dal colore che sceglieremo per creare un'ovattatura sul mobile, perché dovete guardare bene questo tutorial fino alla fine per scoprire tutta questa tecnica. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Vedete, questo mobile è un po' lucidino, quindi deve essere ben deterso, ancora più degli altri, per essere colorato bene. Spesso mi chiedete cosa posso usare al posto dell'ammoniaca perché sono allergico. Allora, diciamo che se siete allergici all'ammoniaca siete allergici praticamente quasi a tutti i tipi di sapone, perché è un tensioattivo e l'ammoniaca sgrassa. Questa è la motivazione per cui noi la usiamo spesso. Sgrassa benissimo, costa pochissimo e si trova dappertutto. Vi dà fastidio l'odore forte? Usate quella profumata, però vi assicuro che l'ammoniaca è veramente il miglior detergente che potete trovare per purificare le superfici prima di colorarle. Quindi, se odiate il profumo, mettetevi una mascherina, magari ovviamente mettete i guanti come facciamo io e Emma adesso, mettete sicuramente in priorità l'ammoniaca profumata, non quella normale, che puzza un pochettino di più, però ricordate, l'ammoniaca è un semplice tensioattivo, quindi purifica e scioglie il grasso dalle superfici. Noi mettiamo su 2 litri di acqua più o meno un bicchiere di ammoniaca, vi assicuro che quasi non si sente, e mettiamo anche del bicarbonato, anche qua 4-5 cucchiai. Il bicarbonato in tanti dite, ah ma non serve a niente queste fisse del bicarbonato. In realtà il bicarbonato serve per far agire molto meglio l'ammoniaca e quindi vi renderete conto che questa sbiancatura che crea questa soluzione con ammoniaca e bicarbonato si può tranquillamente togliere via sciacquando con un pannettino di microfibra strizzato e che è molto più impattante, serve molto di più. Se non mettete bicarbonato vedrete che sgrassa molto meno. Spugnettina dei piatti dalla parte verde, ovviamente non si va contro vena, sempre lungo la vena e si va a sgrassare tutta la superficie. Qua c'è una lastronatura, quindi dovete fare ben attenzione a strizzare questa spugna ancora di più, perché se non la strizzate riempite il mobile di acqua e lo deteriorate ed è una cosa che non va fatta. Vedete che Emma ha preso un altro panettino perché lei fa altri punti rispetto a me e noi andiamo a togliere tutto lo sporco che c'è su questo mobile. Spesso ma non basta una volta sola, spesso servono anche 2 passate, guardate lo sporco che c'è su questo mobile. Quindi è normale, se sono mobili dimenticati in cantina o da altre parti, è meglio lavarli più volte, ok? Ma sempre con spugne ben strizzate, deve essere pochissimo il prodotto che si va a mettere sulla superficie. Continuiamo. Stendiamo Rocher con pennello Elizabeth, un pennello eccezionale perché non lascia tanti segni, quanto lo vale, e lo stendiamo uniformemente su tutto il mobile. Potrebbero essere necessarie 2 mani perché comunque è bello scuro, però un sgrassaggio fatto così bene secondo me non darà problemi nell'adesione. Proviamo? Fantastico, copre veramente bene. Quindi una mano pura e piena per iniziare e vediamo se sarà necessario darne una seconda piena o solo qualche ritocco. Mi raccomando, ricordate sempre che bisogna stendere il colore in modo vellutato, omogeneo, liscio, senza fare gocce, senza fare sbavature, ok? Ecco qua. Io lo colorerò anche nella parte retrostante perché voglio che sia più bello, preciso e rifinito bene.
seconda mano pura su tutta la superficie. Ho evitato di mettere la prima mano su questo pezzettino di antina perché qua c'è la sorpresa, non un decoupage, non uno stencil, nulla di ciò che pensate voi. Quindi prima la seconda mano di Rocher pura su tutta la superficie per eguagliare il tutto e poi passiamo alla parte decorativa. Il colore è bello, omogeneo, inutile che vi racconto la raba e la fava, come vedete la seconda mano è totalitaria e perfetta. Non ne servono mai 3, non pensate che possano servire più mani, basta, 2. Anche da colore molto scuro a colore molto chiaro. Il nostro progetto per le antine, quindi per la vera decorazione, parte in modo un po' anomalo. Infatti parte con una base marrone color vintage sui 2 pannelli centrali. Lo stendo con il pennello architetto, che è un pennello, guardate, precisissimo. Vedete, io non ho bisogno di mettere nastro carta perché va dove voglio io e fa benissimo anche i lati. Ovviamente anche qua stenderò 2 mani di colore, questa è solo la prima e la seconda sarà definitiva. La tecnica di oggi ha come protagonista un prodotto irreperibile. Scherzo, ovviamente. Abbiamo scelto 2 foglie di una pianta che c'è veramente dappertutto qua in Italia, un'ortensia. Munitevi di foglie leggermente più piccole, poi medie e poi grandi, anche secondo diciamo la vostra disponibilità e secondo la grandezza del mobile. Mobile piccolo, magari foglie anche più grandi, mobile magari molto grande o medio, le foglie devono essere calibrate. Ora, noi iniziamo facendo un primo strato, vi facciamo vedere bene di cosa si tratta, di come diciamo l'imprinting della foglia sulla superficie e poi pian pianino si lavorerà su livelli, quindi oggi è una cosa su cui dovrete fare bene attenzione e guardare tutti i vari step. Allora, partiamo. Sì. Fogliolina, la mettiamo sul nostro vassoio. Fate attenzione a una cosa, la natura è unica e spesso le foglie sono anche un pochettino idrorepellenti, quindi non è detto che vi venga subito bene. Il test fatemelo per cortesia prima su un pezzo di cartone, non andate subito sull'antina del mobile. Come vedete in questo caso, per esempio, qua si sta un attimino ritirando la vernice, proprio perché la natura è spettacolare, è perfetta e la foglia è leggermente idrorepellente. Non vi preoccupate perché Magic aggrapperà, quindi dopo la prima passata passeranno alcuni istanti, alcuni secondi, si asciugherà e rimarrà poi ferma sulla foglia. Quindi io insisto ancora un attimino, ma non devo mettere troppa pittura perché altrimenti poi sbaverò con la mia tecnica. Una volta che la foglia nella parte sottostante è bella piena di vernice ma non deve colare, vado ad adagiarla sulla mia antina nella parte in cui ho fatto appunto la stesura di vintage. Il primo strato si occuperà di mettere queste foglie in modo disorganizzato. Sì. Io userò il rullo a peletto perché mi aiuterà tantissimo nell'essere precisa e questa è la perfezione della natura. Ovviamente devo fare questo primo imprinting come test per capire se mi piace, se mi viene bene e ora sparpaglio il primo strato di foglie su tutta l'antina. Sì, Aiuti? creiamo Una base. Sì, una base. Una base molto disordinata, ma dovete guardare tutto bene e tutti i livelli. Possiamo usare anche più di una foglia, già con grandezze differenti e per aiutarci possiamo anche velocizzare la situazione in questo modo. Vero Emma? Sì, sì. E voilà. Continuiamo. È molto importante, oltre che fare una bella stampa della foglia da sola, anche sovrapporre. Quindi se avete piacere iniziate già dal primo strato, in alcuni punti dove la foglia primaria è già asciutta, a sovrapporre un po'. Il rullo deve sempre essere bello asciutto, mi raccomando. Ecco qui.
Vedete, non importa se in alcuni punti è leggermente più alleggerita, l'importante è che inizi questa sovrapposizione. Prima parte della finitura del fondo. Mettiamo ancora un goccino di vintage, quindi il nostro colore di base, in una ciotolina. E basta veramente pochissimo, una punta di pennello, e diluisco con l'acqua, molta acqua. Deve essere proprio acqua sporca di vintage. Ne metto ancora un po' perché io devo avere proprio la sicurezza che sia, vedete, una sporcatura. Ora guardate bene. Precisi, andiamo ad acquerellare tutte le nostre foglie. Non andiamo ovviamente a sporcare la nostra cornice fatta con Rocher, quella deve continuare a rimanere la nostra cornice, ma spalmiamo il vintage in modo che vada ad annebbiare la prima stesura di foglie. Ovviamente non mettiamo troppa acqua, non mettiamo troppo vintage, aspettiamo che delicatamente asciughi per fare una seconda passata. In questo modo avremo fatto un lavaggio sulle nostre foglie e decideremo noi con delicatezza quando fermarci con lo scuro. Ecco qua. Possiamo anche aiutarci con un foam per fare prima. Facciamo asciugare velocemente la prima base di acquarellatura per darne subito una seconda. Ecco qua, lo rifacciamo anche da questo lato e un momento asciugare, così ripassiamo subito un altro passaggio di vintage. Se vi sentite più a vostro agio per la seconda passata, potete usare anche un pennello tipo il mio, il Maggie, che è piatto, liscio e ovviamente rilascia sulla superficie un po' più di colore perché è più omogeneo. La bellezza di questa tecnica qual è? Che noi abbiamo fatto le sovrapposizioni con le foglie, come potete vedere, e quelle che sono state sovrapposte, quindi messe dopo, restano più bianche perché hanno una finitura ovviamente più profonda. Guardate che spettacolo! E voilà. Guardate che differenza tra la prima stesura e la seconda, ma è giusto così. La seconda deve essere veramente una copertura totale della prima. Ora facciamo asciugare bene 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 la mia prima velatura e passiamo al secondo livello. Ora che le nostre tavolozze sono completamente asciutte, quindi abbiamo acquerellato la prima base di foglie, iniziamo a dare, diciamo, una forma al progetto, perché questa era semplicemente una base. Vogliamo dare alle due antine la forma della foglia, quindi se la nostra foglia oggi dell'ortensia ha questa forma, daremo la forma anche sull'anta. Parto da quest'angolo e vado ad allargarmi per poi stringermi in quella punta. Diamo questa forma allungata per ripetere la forma della foglia. Lo facciamo ovviamente anche sull'altra antina, cercando di essere speculari. Quindi lavoriamo come prima e, mi raccomando, non saltate i passaggi. Emma, mi inizi di nuovo a sbiancare le foglie. Noi preferiamo non creare una linea netta da seguire. Diamo la forma semplicemente con l'occhio. Sì, seguiamo con le foglie. Vai. Beh, la prima la mettiamo qua. Ovviamente lavoro sempre con il rullo. Tengo ben ferma la fogliolina. Schiaccio abbastanza. E voilà, guardate che bella che è la sovrapposizione di colori. Mi allargo delicatamente e voglio che tutte le foglie siano con la stessa, diciamo con la stessa forma, nello stesso verso. Questa volta non faccio più una fonte casuale, ma faccio proseguire la forma in questo modo, andando verso l'alto.
Le foglie ovviamente non saranno sempre le stesse perché ho necessità appunto di usare foglie differenti, ma la natura è perfetta anche per questo. Non devono essere uguali, sono perfette proprio perché sono diverse. Ecco qua. Noi ovviamente continuiamo con il nostro disegno e vi facciamo vedere come finiamo il tutto. Prepariamo i primi due colori per l'acquarellatura a sovrapposizione. Un goccino di sherry, diluito ovviamente con acqua, pochissima, una punta di un cucchiaio, questo è quello che bisogna ottenere, un goccino di serendipity, il nostro viola, perché il viola nelle foglie secche c'è. Pochissima acqua, proprio una punta. Questo ci servirà per acquerellare le foglie che sono arrivate adesso. Se volete rendere i colori più miscelati alla parte sottostante, aggiungete sempre un goccino di marrone. Io ce l'ho qui e aggiungo in tutti e due i casi proprio una punta di marrone. Questo mi aiuterà ad avere due colori che si legano ancora meglio alla base. Ora, con i colori fatti e quindi acquerellati, prendiamo un pennellino piccolino, ovviamente scarichiamo leggermente e andiamo a dipingere le nostre foglie, acquerellandole. Quindi avremo una foglia dove si vede la parte sottostante, ma l'acquerellatura me la renderà tinta del colore che io voglio. Io adesso ho scelto sherry ovviamente, ma voi potete scegliere il colore che vi piace. Prendo colore e una volta fatto il mio bordo acquerello in modo più deciso per andare anche più veloce. Quasi come se stessi colorando con un pennarello, nessuna differenza. Cerco di far tutto bene fino ad arrivare al fondo della mia foglia. Ovviamente le foglie devono essere fatte tutte per avere l'intensità giusta. Sarò poi io a decidere dopo dove acquerellare di più e dove acquerellare di meno per dare luce e ombra. Quando è asciutta possiamo procedere col secondo colore. Con il serendipity acquerellato andiamo a fare alcune foglie, quelle che per noi sono più sopra. Quindi andiamo a scavare bene perché sapete che il colore diluito leggermente tende a dividersi un pochettino e con un pennello abbastanza piccolo andiamo ad anticare. Questo va bene? Sì. Io prima preferisco farmi lo stelo e poi vado delicatamente all'interno della foglia in modo che mi dia una bella sfumatura centrale alla mia foglia. Ovviamente asciugando si alleggerirà molto, però sicuramente alcune foglie saranno più forti e prorompenti come tonalità rispetto a altre. Se in alcuni punti voglio accentuare ancora di più la tonalità, mi basterà semplicemente riprendere il pennello quando il viola sta asciugando e ripassare. In questo modo, anche quando asciuga, avrò messo più colore e la tonalità sarà più forte. Lascio più colore, vedete che al centro aumento la tonalità e in questo modo l'acquerello quando asciuga resta di più. Abbiamo fatto asciugare bene questa passata, dove abbiamo miscelato lo sherry e un po' di serendipity. Ora diamo le ombre, perché questa è la prima parte decorativa sul nostro sfondo di foglie. Le ombre però noi le creiamo utilizzando un po' di vintage, quindi un po' del colore di base, e lo mettiamo in un bicchierino
Tanto le ombre ci serviranno anche poi per gli altri strati. Quindi mettiamo un po' di vintage e mettiamo anche un po' di Nuit Parisienne, perché ovviamente vogliamo che quest'ombra sia più scura del fondo, altrimenti poi si va un attimino a confondere. Siamo sempre in tempo ad aggiungere colore. Emma, me lo giri? Sì. E ovviamente metto un po' di acqua perché deve essere un pochettino più fluida l'ombra, non deve essere netta. Uso una siringa con un po' di acqua, almeno non faccio pasticci mettendo troppa acqua. Questa è una siringa da 5 ml e per ora pensate ne ho solo messo 1 ml, quindi pochissima. Vado, 2 ml, su 2 cucchiai di vernice. Che dici, ancora un po'? Ancora un po', sì, grazie. Ci fermiamo e proviamo a vedere col mio pennellino come vado. Sì, vedete, è comunque trasparente. Influisce come ombra, ovviamente non un'ombra nera ma un'ombra della foglia, però influisce senza coprire troppo. Adesso dobbiamo andare a dare l'ombra su queste foglie. Cosa vuol dire? Che loro sono cadute di piatto, quindi sopra di piatto hanno la luce, sotto di piatto hanno l'ombra, quindi tutto il contorno delle foglie deve essere fatto con l'ombra. Questa parte dove ovviamente è più sotto la faccio in questo modo e ricordate che ci sarà sempre un'ombra sotto e un'ombra sopra, perché questa foglia per esempio è sopra a questa. Se in alcuni punti riuscite a fare la frastagliatura dell'ombra, ovviamente è molto bello. L'importante è dare rilievo alle superfici, quindi se questa deve essere sotto, l'ombra deve andare sotto e sopra viceversa. Vedete, questa foglia è sopra l'altra foglia, quindi è giusto che questa foglia vada sopra. E anche qui. Ovviamente siamo ancora un po' prematuri nel vedere la finale, però si iniziano a dare delle profondità, quindi si capisce cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Ricordate che prima di fare il prossimo passaggio questo deve essere bello asciutto. La nostra ombra fatta con Vintage Nuit Parisienne è bella asciutta. Adesso continuiamo facendo un nuovo livello di foglie. Emma ha già iniziato a sbiancarmela col clear sand, usa ovviamente il pennello e noi ripartiamo. Dovete essere precisi, quindi non la fate muovere, perché più saliamo, più è fondamentale essere precisi. Bella. Coloriamo questo strato di foglie. Sì. Abbiamo scelto torta di zucca, quindi un bel arancio, che va bene in contrasto con lo sherry, con il vintage, ma comunque un po' di sherry lo mettiamo lo stesso, perché le foglie comunque non sono tutte di un unico colore, in questa stagione sono bellissime, sono tutte quante marmorizzate quasi. Mettiamo molto poco colore, perché ne basta veramente pochissimo, sia di sherry che di torta di zucca, anche perché comunque va diluito. Ho sempre la mia siringhetta con un po' di acqua, qua e qua. Deve essere una velatura proprio perché le nostre foglie non devono perdere la forma, devono sempre essere loro, semplicemente con un velo di colore. Ci teniamo vicino anche un pezzettino di Scottex, proprio per scaricare il pennello ed essere ancora più leggeri nella stesura del colore sulle foglie. Vedete, questo più o meno è il colore che io ottengo. Molto coprente comunque, perché sono coprentissimi questi colori, però molto acquoso. Partiamo con il torta di zucca, invece con lo sherry daremo delle macchie, quasi come se la foglia fosse macchiata. Ovviamente questa è una delle ultime che abbiamo fatto, quindi partiamo da sotto. Se vedete che copre troppo, mi raccomando, diluite ancora il colore. Se invece vi piace, fermatevi. Ricordate che appena messo magari vi può sembrare ancora un po' scuretto, ma tanto comunque quando asciuga, vedete, diventerà ancora più velato perché viene assorbito dalla superficie. Io qui mi attengo alla forma che tanto comunque verrà fuori. Io per me aggiungo ancora un goccino di acqua. Sì, forse è necessario. Almeno non rischiamo. Scarichiamo bene il pennello in modo da non tingere troppo e continuiamo. Se volete avere un test giusto, quindi oggettivo,
magari prendete il phon e asciugatela subito la foglia, così vedrete se l'intensità di diluizione vi va bene. Ora finiamo le foglie, ma prima che si asciughino, quindi magari ne facciamo 2 o 3 Emma, facciamo vedere a casa come fare questa sfumatura con Cherie, perché a noi serve in realtà la foglia abbastanza umida. Poi vabbè, si può calibrare, possono decidere loro quanta intensità di colore mettere, quanto sfumare, quanto fare questa acquarellatura, però ci vogliono 2 regole. La prima, utilizzare il pennello con Cherie e farlo quando la foglia è ancora un pochettino umida. Potete essere voi a fare semplicemente delle macchie, perché a volte sapete che in natura le foglie si macchiano quando sono un po' secche, oppure dare una sfumatura leggera in questo modo. Sapete che essendo umida, poi si asciuga cambia. Qua la lascerei un attimino più bianca perché mi piace che ci sia questa luce che batte. Anche qua, magari nella parte sottostante riempio un po' di più con lo Cherie. In questo modo ci sarà più sfumatura nella parte sottostante, ma ci sarà anche una bella ombra. E nella parte superiore seguo un po' la vena della foglia, che adesso si aprirà, e poi possiamo fare qualche goccia, qualche punta. In questo modo sembrerà proprio più autentica. Se volete bloccare l'acquarellatura, per evitare che sporchi troppo e che dia troppo colore, mettete un pezzo di carta bello pulito, vedete che lei in automatico viene assorbita dalla carta in tutti i punti in cui viene toccata, senza magari schiacciare, così evitiamo anche che ci sia l'effetto pozzanghera. E in questo modo poi alzando delicatamente andrete a togliere qualche esagerazione di colore. Sono anche molto belle queste chiazze che vengono fuori togliendo la carta, perché viene fuori la parte più bianca della foglia e secondo me è ancora più bella. Ora vediamo come viene una volta asciutto e capiamo se mettere già subito le luci e le ombre. Sì. Anche su questo livello bisogna fare le ombre, quindi come prima partiamo con un pennellino. Noi ci siamo trovati bene con un pennello o a punta o comunque punta piatta, però abbastanza piccolo. Prendiamo lo stesso colore di prima, quindi il vintage con Nuit Parisienne, e iniziamo a fare le ombre intorno alle nostre foglie. Ricordate anche qua che è sempre utile stare fuori dalla foglia principale ed è importante anche qui ricordarsi che bisogna dare una forma giusta, seguendo la realtà. Più si sale di livello, quindi più andiamo verso l'alto, più bisogna fare attenzione perché ovviamente i difetti poi si vedono. Quindi adesso è il momento in cui bisogna iniziare a essere precisi. In alcune foglie vedete che il picciuolo c'è, se in alcuni punti volete potete anche ripassarlo leggermente. Dove non c'è invece andiamo a costruirlo, tipo qui manca, viene fatto, qui manca, viene fatto, qui si dà per scontato che sia sotto e viene fatto, anche qui, leggerissimo, giusto per non perdere la forma, visto che tra poco andremo a fare un altro livello. Se volete in alcuni punti potete anche ridare di nuovo profondità alle venature della foglia, rimettendole leggermente in evidenza. Questo vi aiuterà a farle vedere di più tra poco quando si farà l'ennesimo strato. Anche qua facciamo un po' di venature in modo che siano belle visibili e non vengano perse, visto che tra poco ci farà un altro strato. È molto facile questo passaggio, non vi spaventate perché è veramente veramente facile. Qua vedete, le rimettiamo tutte in evidenza, così non vengono perse. Molto bella. Continuiamo ancora per tutto questo livello dove cambiamo tonalità. Ovviamente più si sale e più bisogna essere precisi, quindi occhio a non sporcare in giro e fare una bella foglia precisa. Se necessario, mi raccomando, tra una passata e l'altra asciugate col phon. Bellissimo. Abbiamo messo un goccino di profumo d'Oriente qua nel nostro vassoietto, ovviamente anche qua delle gocce di acqua per renderlo più trasparente in stesura, e questa volta faremo il nostro ultimo strato più grande sempre con il colore più chiaro e il colore aranciato di prima, quindi il torto di zucca.
E ripartiamo come sempre da sotto verso sopra. Ricordate che viene molto bene questa acquarellatura con i due colori se lo fate quando il colore è ancora un pelino umidino, perché altrimenti poi bisogna bagnare con lo spruzzino e si va a mettere poi troppa acqua. E invece così riusciamo a essere più vellutati e più trasparenti. Anche qua mi raccomando, alleggerite con la carta, perché è fondamentale calibrare bene il colore che si mette. Poi ovviamente metteremo ancora le ombre, che danno una bella profondità alle ombre. Però ricordate sempre che bisogna anche gestire bene il colore, quindi non mettete troppo colore, ma calibratelo bene. Adesso io aspetto che Emma mi finisca la sua fogliolina che è vicino alle mie e poi vado delicatamente con la carta ad asportare la parte principale di colore per evitare che sia poi troppo. Pezzettino di carta che vada su tutte, delicatamente facciamo assorbire il colore in eccesso e poi si toglie e rimane molto sfumato. Questi non sono dei passaggi che possiamo fare in modo meccanico, quindi bisogna farli pian pianino andando avanti e cercando di capire cosa ci piace di più e cosa ci piace di meno, ovviamente. A voi magari piace più acquarellato o meno acquarellato, magari voi vorrete mettere in più oltre noi un colore più scuro, che ne so, qualche macchiolina di vintage per fare la ruggine sulle foglie. È tutto a discrezione vostra. Noi vi spieghiamo il metodo e poi voi fate come vi piace. Continuiamo. Le ombre sull'ultimo strato giallo, quello con profumo d'Oriente, quindi il sesto bicchierino di prima e via. Usiamo questa volta un pennello a punta per essere un po' più fini, voglio un'ombra un pochettino più piccolina. Non vado neanche ad insistere troppo, sinceramente se poi asciugando mi rimane un'ombra anche più chiara, mi piace, non la voglio troppo netta quest'ombra. Tra poco sarà il momento di dare luce a tutto il nostro progetto, quindi fate molta attenzione all'ultimo passaggio che sarà proprio la luce fatta con un pennello differente su tutta la superficie. Qui ovviamente daremo anche un po' di ombreggiatura nella parte centrale, quindi sporcheremo sempre con l'ombra al centro della nostra foglia, però è importante l'ultimo passaggio che dona luce a tutti i piani di foglie. Uno degli ultimi step della decorazione sono le luci, perché ovviamente tutti questi colori hanno bisogno di spiccare in modo differente. La luce la faremo su tutti i livelli, sulle foglie gialle, sulle foglie arancioni e sulle foglie viola. Utilizziamo un pennellino molto piccolo, molto a punta, questo è un numero 3/0 e andremo oltre che nel centro dell'ombra della foglia anche sulle parti più materiche della foglia. È importante usarla pura la vernice perché in questo momento a noi serve che tinga, che colori. Cercate di essere fini e di non avere la finitura troppo grezza. In questo modo sarà anche più delicato. Mettiamo in evidenza tutti i dettagli della foglia, anche magari i punti un pochettino più laterali. La luce serve proprio per far cadere l'occhio nei punti più luminosi della foglia. Ora noi facciamo questo lavoro su tutta la parte dell'anta. Poi ci sarà una seconda anta da fare e poi ci saranno le finiture che sono da fare su tutto il mobile, perché il mobile è mica finito così. Siccome il fondale non ha la venatura bianca, perché ovviamente per noi è un fondale, vogliamo anticare tutta la parte fatta adesso con le luci con un po' di vintage Nuit Parisien molto lacquato. Quindi ho preso un po' del colore di prima, che è qui, concentrato, e ci ho messo dentro ancora 3, 5, 10, 15 millilitri di acqua, rendendolo quasi un'acqua leggermente sporcata. E guardate, lo passo sicuramente su tutto il disegno, ma nelle parti sottostanti poi, quindi nelle parti viola, lo passerò poi 2 volte, anche magari un po' di più nella parte aranciata, in modo che le foglie gialle siano più visibili e profonde rispetto alle altre. Questo ci aiuterà a rendere il tutto più omogeneo, quindi il disegno sarà più omogeneo con il fondale e non sarà così tanto distaccato. Ora,
Lo facciamo su tutta l'antina, facciamo la seconda antina e dopo vedremo le finiture anche sul mobile perché non può rimanere così. Siamo venuti fuori per fare il décapé su tutto il mobile perché il nostro studio oggi era particolarmente ordinato e non volevamo impolverarlo. Allora siamo venuti fuori anche perché mi trovo molto più agile e l'ho coricato il mobile in modo da poter decapare bene la parte frontale. Ho messo sotto la mia levigatrice una carta 100, facciamo i buchi in modo che comunque aspiri una percentuale, così questa bella piastra che trovate all'interno di tutte le scatole delle levigatrici serve per fare questi buchi. Ovviamente l'aspirapolvere porterà un po' di polvere qua. Ora io parto facendo un décapé su tutta la struttura. Mi renderò conto di come voglio il décapé man mano che procedo perché non so ancora quanto lo voglio accentuato. Pian pianino. Velo di cera neutra a proteggere il tutto e a far ravvivare i colori, perché comunque il décapé verrà fuori molto meglio e i colori saranno protetti e ravvivati. Non mettiamo molto di più perché non serve molto di più, quindi cera jasmine, un bel pennello morbido che usiamo solo per la cera e via. Andiamo sui colori, così vedete subito come diventano. E ricordate, una buona ceratura va fatta prima in orizzontale e verticale, perché ogni millimetro del mobile va protetto bene bene bene. Andiamo sui colori? Vedete come piano piano, quando la superficie inizia ad assorbire i colori, loro diventano più vivi, più idratati. È importante seguire questa logica. Quindi stendere sempre la cera sia in orizzontale che in verticale. Questo ci aiuta proprio a non dimenticare nessun centimetro del restyling. Anche questo restyling È finito. diciamo sempre le frasi di rito perché sennò Franco si arrabbia e non ha i tempi giusti, vero? Allora, la finitura di questo mobile è stata molto semplice. Décapé, un filo di cera e basta, perché le sue forme morbide, leggere, delicate, non mastodontiche come queste credenze vecchie enormi, mi piacevano tantissimo. E sono una bella cornice per queste porticine che sono un pochettino più allegre rispetto ai classici colori che magari si possono trovare in autunno. Infatti sono delle foglie che secondo me danno molta allegria. Basta, ditemi nei commenti se questa nuova tecnica vi piace. La riproduzione delle forme, delle foglie si può fare con i fiori, si può fare con qualsiasi tipo di stampo, perché lo stampo è la natura. E quindi sarebbe bello farla anche con le foglie di fico, foglie più grandi. Anche con l'edera, cioè con l'edera, con la felce secondo me. Con la felce viene molto bene, soprattutto nero e bianco. Mobile nero con la felce messa in bianco, molto optical, molto moderno.
Beh, qualche indizio l'abbiamo dato, io non vedo l'ora di vedere quanto imitano e copiano il restyling, perché tutti copiamo da tutti, vi assicuro che anche noi abbiamo preso ispirazione da tantissimi progetti che ho visto in tantissimi posti differenti, con la ceramica, piatti fatti su misura, cose bellissime. Quindi scrivete nei commenti se vi è piaciuto e alle vostre ispirazioni.